siamo svegliati, mia suocera, sua madre, ci ha portato la focaccia, ce la siamo mangiata. Oggi il tempo è brutto, come già si sapeva. Bernice è contenta, almeno fa fresco. Già ieri è uscito un po' di sole, aveva alzato l'asticella di un paio di gradi. Ora andiamo a prendere due cose che ci mancano all'Eurospin, poi andiamo ad Albissola a far carica e scarico, e poi senza fretta ci mettiamo in viaggio direzione Milano. Una biccia. Ugnette prese, tè preso. Cosa hai preso qua? Prosciuttino, la burratina e gli yogurtini. Sì. Così abbiamo già anche il pranzetto. Roba sistemata. Caffettino preso, andiamo ad Albissola a far carica e scarico. Vuole 100 di caffè oggi. Se oggi non si ci mette in moto qua. Le chiavi sono attaccate, il motore no, sono qua. Siamo abbastanza rilento. Sì, oggi dobbiamo arrivare a Milano, ma non so quando ci arrivi. In slow motion. Esce un spiraglio di sole. Sì, non abbiamo fretta. Passi da qui o davanti? Dove passi? Non abbiamo fretta. Quando arriviamo. Sì. Sta arrivando mai, pazienza. Non c'è fretta. È come a Natale, quando arriva. Oggi abbiamo sonno, ce lo prendiamo con calma, dopo ci fermiamo tra un'oretta perché non sono lì. E via. È Natale, arriviamo a Milano, via. Vai casa su 4 ruote, andiamo a macinare qualche chilometro. Ci siamo meravigliati perché siamo in centro a Savona e abbiamo visto parecchia gente. Poi ci è venuto in mente probabilmente c'è qualche crociera. Infatti siamo nella zona del porto e si intravede là dietro, ora ve la facciamo vedere. Si vede che appena sbarcato tutti i turisti li portano un po' in giro. C'era il trenino, abbiamo visto. C'era gente al Briamar. Eccola lì. Questo col van dove sei andato? Mi sembra sbagliato. Costa Pacifica. A Torretta. Vabbè, che poi noi non ci diamo peso, però è carina, dai, Savona. È una città un po' di porto. Vedi, c'è altro trenino qua che li avrà portati verso Albissola. Pieno comunque. Sì, è pieno. E poi abbiamo la Costa Pacifica. È bella grossa. Sembrava strano che c'è il Costa Pacifica. Un giro per Sante. Vabbè, quindi niente, noi continuiamo la nostra strada con calma perché oggi è così. Relax. Invece Cicco, relax. Andiamo a fare carica e scarica dal Albissola. Siamo messi in autostrada e ci siamo fermati dopo Vada, non mi ricordo dove siamo, per pranzare perché allora va la pacca. Dopo Vada. La Stura, ecco. Se no, vabbè, comunque. Siamo fermati a fare pranzetto in un parcheggio, niente di che. E qua, oltrepassate le montagne che dividono la Liguria dal Piemonte qua, c'è il sole, guardate che bella giornata che c'è. Giù perché poi abbiamo che dividono le montagne, le nuvole erano di sotto, di qua no. Bella. E per pranzo oggi ci facciamo queste che ce l'aveva prese Cristina, i nostri amici di Napoli, e le condiamo con prosciutto, burratina, pomodoro, Mais con la maionese e proprio alla grande. Panozzo. E via, panozzo. Eccole pronte, come si chiamano? Non mi ricordo. I saltimbocca. Questi sono i nostri: burrata, prosciutto, pomodoro, mais e maionese. Quelle del Cristian. Buon appetito a tutti ragazzuoli, da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimo aggiornamento quando ripartiamo. Allora, abbiamo finito di mangiare il panozzo e ci siamo rimessi in movimento. Faremo un cambio di progetto, nel senso che mi era già uscito fuori, ma non mi ricordavo che era oggi, che a Milano, diciamo a Milano Nord, diciamo noi dovremmo fermarci a Milano Sud, a Segrate mi sembra, vabbè, comunque siamo lì a 20 km di differenza. C'è un evento di macchine che fanno drift, stuntman, un po' di tutto, un po' di odore di gomma, odore di motori, no? E allora vedete, già che andiamo su, tanto non abbiamo appuntamenti urgenti oggi, anche perché oggi è domenica, ci fermeremo all'Europark, dove eravamo fermati già l'altra volta quando siamo andati a Donato a mangiare il panino, e con Uber sono 5 km, ci facciamo portare a questo evento e ve lo facciamo vedere, ce lo guardiamo assieme. Un po' di motori e vai! Barriera di Milano, noi siamo entrati a Varazze, vediamo quanto ci costa. Varazze, Barriera di Milano, l'autostrada.
12,90 € di autostrada, uscita Milano Ovest, scusate, 3-4 euro in meno che ci siamo tolti tra Savona e Varazze, quindi ci sta lo stesso. Ora 15 km e siamo arrivati. Clima mite, temperatura mite, si sta bene. Boh. Terza volta che dobbiamo venire in quest'area, 3 strade diverse tutte le volte. Abbiamo attraversato proprio il cuore del cuore di Milano. Meno male che è domenica. Meno male che domenica, se non ho letto male, non esiste la zona B, zona A. Boh, vabbè. Buona, partiamo all'avventura andare alla scoperta di sto raduno. Ora chiamiamo Uber e ci facciamo venire a raccattare. O free work, ora vedo quello che costa meno. Uber prenotato, lo stiamo aspettando, sta arrivando Imran Aslam con un Mercedes-Benz classe E, 4,76 il suo punteggio e vediamo come viaggeremo. Classe E, io volevo un bel classe G. 63 MG magari Brabus. Beh, ovvio. Certo, ti costa 10 euro la corsa e per lì ne devi dare 6.000 di Vabbè, benzina. però sai che bello. Siamo arrivati a destinazione. Si sente qualche rumorino già. Ora andiamo lì sopra e vi facciamo vedere dall'alto se si vede qualcosa. Spettacolo. Spettacolo. Che fa un rumore. Spettacolo, ragazzi. Preferisco quella però. Sì, bello il colore. Preferisco quella. Tutta bella Looney Tunes. Spettacolo. Sì, piccolo boss 88. L'M4. Mamma mia. ...711 cavalli e 950 Nm di power. Bella questa. Questa è incazzata. È bella. Non si capisce più niente. Freni, giri secco, il culo non ti alleggerisce.
Non voglio vedere nessuno attaccato alle transenne. Panino condito con la benzina. Stavamo mangiando il panino e l'abbiamo condito con un po' di benzina. Non posso tenere sto casino nella... Non so se si sente, esplode il computer, esplode. Buongiorno, allora ieri sera avete visto uno spettacolo allucinante e poi inizia la nostra giornata di oggi, che abbiamo fatto già il trasferimento dall'Eurocamper a destinazione, 20 km scarsi. Devono arrivare le prese USB, i LED e quindi non so, però c'è delle altre cosine che erano da fare, controllo al condizionatore, c'erano altre cosine, niente. Man at work. Chiave pappagallo pronta per Serra Ribulloni. Bernice, cosa mediti tu là? Vieni. Vieni qua, vieni. Giorno, eh? E Jessica è già andata con Laura, la padrona del camper, a fare un giro al centro commerciale e prendere un pezzo di tubo per spostare lo scarico delle grigie. Quindi niente, iniziamo a darci cagna. Colazione time è fatta. Mettiamo Pippotto in gabbietta. Questo monello che ha buttato tutta la mela fuori. Laviamo faccia e denti e si parte. Entrati nel McLuis e iniziamo a fare qualcosina. Abbiamo già messo il bro a lavoro. Ditemi se è normale, un camper che ha un anno di vita, il profilo che accende questo LED si è già staccato 2 volte, l'hanno già mandato in riparazione. Ora noi proviamo a incollarlo un po' meglio, a fare un po' di meglio, ma il miracolo qui è duro da fare. Mamma mia ragazzi. Fanno queste fighettate, no? Vedete tutti questi LED, queste cose qua. Ottimo. Perché ci sono le viti almeno. Bisognerebbe magari mettercene 2 qua sotto per farla tenere. Ci mettiamo le staffettine, lì non c'è niente, è tutto vuoto perché questo è uno scatolato vuoto. È cartone dentro. Dai. Cioè 70.000 euro, vedete cosa vi fanno pagare ragazzi? Io spero che con questo video vi siate resi conto che andare alla Fiera del Parma a vedere i camper con questi LED accesi, che sono tutti belli e fighi. Vabbè, se siete stati a Fiera del Parma ogni 3x2 vedevate camper che si smontavano. Antine, noi abbiamo mani. visto antine, gente che gli è rimasta antine in Mamma mano. mia. Ed erano camper in esposizione non utilizzati. Pensa a te. Niente, quindi andiamo a sistemare questo problema. Qui andiamo a sistemare il danno che ha fatto un cagnolino.
Andremo ad aggiungere una presa 220 qua perché non è disposto, perché questo camper, nonostante è nuovo, ha una presa 220 sotto la cucina per la macchinetta del caffè che va lì, una in bagno e basta. Quindi andiamo a metterne un'altra lì perché almeno può utilizzarla per aspirapolvere o quant'altro. Presto faremo anche qui un'impiantina litio, non so quando, più avanti. Ora sistemiamo queste cose, poi ci dobbiamo aggiungere una presa USB dietro che non c'è. Voi ditemi se è normale fare letti gemelli, gli armadi sotto i letti, dove qua è aperto, e non avere illuminazione. Come te li cerchi i vestiti? A tastoni? Vabbè. Poi se vi ricordate, vedete quelle lucine lì sono touch con l'USB, a parte che ogni tanto si accendono da sole. Tolto questo problema. Questo è un Mac Lewis ed è diciamo una fascia normale di camper. Ricordate il Limer quando eravamo a Saronno, quel camper nuovo che stiamo parlando di 150.000 euro di mezzo di base, e non gli avevano neanche messo quelle lucette. Quindi io non riesco proprio a capire con che criterio assemblano, costruiscono sti mezzi. Cioè un camper che è molto più di fascia alta, non mi metti due lucette nei letti e neanche le USB per caricarmi il telefono, e questo che è una fascia più bassa però mi metti, cioè capite che ormai comprare un camper da 50.000, 60.000, 100.000, 150.000 avete la stessa identica cosa, non cambia niente, ve lo posso garantire al 100%. Cosa può avere un po' di più uno dell'altro? Magari un po' di insonorizzazione nelle pareti, doppi pavimenti, quelle cose lì, ma le sostanze sono tutte uguali. Tutti hanno lo stesso frigo, tutti hanno gli stessi fuochi Dometic, tutto identico. Vabbè, iniziamo a fare qualcosa, bro, se no qua facciamo solo critica. Però sono critiche costruttive per non far spendere soldi alla gente, in malo modo. Ultima critica, perché l'avevamo già visto, però tu hai indagato in questo mentre che io registravo, no? Avevamo visto dei fili là sotto, tutti i fili lasciati lì così, buttati lì così, con lo scotch attaccati alla parete, giustamente, per accendere i LED. Sì, guarda, qua si vede il buco che hanno fatto. No, vabbè. Ah, c'è in teoria nella base la vite, però. Le tolti questi tappini ci sono? Sì, sì, le viti ci sono. Però secondo me non lo so. Dobbiamo provare a metterci una staffettella, tanto lì rimane nascosto. Sì, c'è il cuscino. Boh. Mia madre, ragazzi. Mia madre. Madre. Una dietro l'altra, ragazzi. Mi pulisci i filtri del condizionatore per piacere, anche... Mi aveva chiesto solo quelli controllare esternamente, anche se è nuovo, di darci un'occhiata. Dove già che ci siamo, ho visto dentro su sporchi, ho tolto la griglia dentro. Cioè è lo stesso nostro. Identico al nostro. Spiegatemi come faccio ora a togliere le griglie nere. Perché questa se la spingo in là, Più di là non va. più di là non va. Idem questa, se la spingo, picchia nella luce. Soffieremo col compressore, cosa devo fare? Per forza. No, vabbè. Allora, i lavori procedono. Qua dietro ho smontato tutto. Abbiamo fatto arrivare i cavo già di qua e di qua per le luci armadio. La spina l'ho smontata per poi andare a mettere l'USB là. Nuova presa 220, una asciugo e una normale messe qua. Logicamente non si può fare grossi carichi perché la batteria è comunque a GM, ma per caricare l'aspirapolvere o quant'altro si ce la fa senza problemi. Abbiamo messo anche la cassettina da dietro, così non rimane niente a vista, soprattutto perché hanno dei bimbi piccoli che li portano in viaggio. Spegniamo l'inverter. Tirato via anche il cassetto, che c'era un cucchiaio dietro che c'era caduto involontariamente, così abbiamo sistemato anche quello. Il condizionatore lo lasciamo così, così glielo facciamo anche vedere, in modo che capiscono il tutto. Poi il Christian ha tolto il legno lì e lo stiamo risagomando bene, rifilando con la lima fatto bene, e ci mettiamo poi il profilo d'alluminio che è questo, quindi anche quello siamo messi abbastanza bene. Ora devo prendere il bigliettino che è nel mio camper, no, è sul sedile qua, di tutto l'elenco che c'era da fare, così iniziamo a smarcare la roba già fatta. Il CRI ha rincollato anche ha risistemato anche il bordo qua del LED. Ho fatto più il CRI che io sto giro. Oddio, io a far passare i fili là dietro non te la racconto. Adesso. Vabbè, iniziamo a smarcare le cose già fatte. Allora ragazzuoli, vi avevo fatto vedere nel bagno l'interruttorino che c'era qua su per accendere i LED, messo là nascosto praticamente, per arrivarci col VC1 che un po' basso faceva fatica, ma avevano chiesto di spostare l'interruttore magari più in basso. Ho tolto l'interruttore, che è questo qua, questo classico che era qua,
l'ho tolto, non sono neanche arrivato a questo punto, si erano già staccati i fili perché super corti. Cioè, guardate qua, sono questi. Non vi dico per tirare via tutta questa mensola dove c'è l'altro faretto, i led, ho dovuto togliere tutti i led, c'erano le viti, non vi dico niente. Ora andiamo a mangiare e poi dopo facciamo, ricabliamo i cavi, li allunghiamo per portarli o di qua o di qua. Ora penso di qua che è più a mano che di qua, quindi se lo mettiamo di qua. Ora vediamo qual è la soluzione migliore e dove metterlo. Siamo andati a mangiare un boccone veloce dai signori. Ora vanno a prendere un tubo e i pacchi dall'Amazon Locker e poi si torna a lavorare. Ragazzi, ci abbiamo dato una bella botta, vi abbiamo fatto vedere poco perché ci abbiamo dato dentro. Siamo andati a prendere i pezzi anche di Amazon e per concludere tutto, ora ultima fase, pulire, mettere a posto. Ora vi faccio vedere tutti i lavoretti, presa USB messa con interruttore e si accende e si spegne. Luce armadi McLewis, prossimo modello mettetecela voi la luce, Poi altro armadio, altra luce, ma che bellino. Bagno, che è quello che ci ha fatto tribulare più di tutti a smontare tutto. C'era l'interruttore qua che ora io l'ho tappato con un interruttore nero e il suo cromato l'ho messo qua e accende tutte le luci e abbiamo rimontato tutto il bagno. Ciao belli. E l'interruttore perlomeno è a portata di mano, ho messo un cavo, non si vede niente, tutto nascosto, Condizionatore pulito dentro e fuori. Tubo delle grigie portato più esterno perché il cliente l'ha voluto così. Ora ve lo faccio vedere. L'abbiamo portato fin qua perché prima si fermava in centro, l'abbiamo allungato fin qua. Tappo dell'acqua provato, quello nuovo che si mette diretto sul tappo originale. E poi che altro c'era? Abbiamo rifatto, c'è da tirarmi fuori il flessibile un attimo per piacere. Abbiamo rifatto gli angoli qua della dinette che aveva mangiato il cagnolino. Abbiamo messo la presa qua a 220. Ora pulizia, sistemazione di tutto e siamo a cavallo. Allora niente, abbiamo finito il lavoro qua al camperozzo al McLewis. Tanto fai vedere che è un camper nuovo, noi lavoriamo solo su mezzi nuovi ormai. GR 7000 km. take away. E era un po' di giorni che mi rendevo conto che il nostro camper, quando eravamo in marcia, sentivo odore di gasolio. La mia paura era stata subito il filtro gasolio che potesse perdere, piuttosto che il filtro magnetico. Ho sostituito tutto, perdite nel vano motore non ho viste, e poi mi sono accorto da qualche giorno per terra invece vedevo sotto quello che è il serbatoio qualche goccia di gasolio, quindi ho pensato che arrivasse da lì. La parte più brutta poteva essere che perdesse dalla ghiera, diciamo, del serbatoio dove c'è il pescante. Invece per fortuna adesso col Christian sono andato sotto a controllare il serbatoio. Quando noi facciamo il gasolio qua abbiamo il bocchettone grosso dove entra il gasolio, poi c'è un bocchettone più piccolo di ferro che arriva fin sotto e si raccorda con un tubo di gomma che è il troppo pieno. Cosa è successo? Questo troppo pieno c'ha questo tubetto di gomma. Questo tubetto di gomma, il camper c'ha quasi 20 anni, nel 2006, è cotto e si è spaccato. Quindi cosa succedeva? C'è questo tubo lì così, quando facevi le curve o quant'altro, il gasolio usciva, macchiava il serbatoio e sentivamo la puzza di gasolio dentro. Solo che siamo in un punto che non conosco la zona e via dicendo, non ho tempo di cercare il pezzo ora perché per fare il lavoro ben fatto e cambiare questo tubo intero bisogna tirare giù il serbatoio. Quindi mi sono inventato una riparazione on the road. Guanto, ci metto la fascetta da una parte, buchiamo un dito e lo colleghiamo al troppo pieno, così almeno continua a fare il suo sfiato e non mi esce gasolio per temporeggiare. Anche questa è la Camper Life, seguitemi per altri video, ci vediamo dopo. Buona Cicco, doccia fatta, abbiamo sistemato tutto, ora andiamo dai signori che ci hanno invitato a mangiare la pizza a casa loro. Allora siamo arrivati a casa e abbiamo ordinato le pizzette. Ora vi faccio salutare la maestra e il marito. È maestra perché non mi ricordo il nome subito così. Laura e Paolo. Perché? Vabbè, voi lo sapete i nomi. Vero, vabbè, lo sanno anche Pizzette loro. arrivate. La maestra Laura e Paolo. Ciao ciao. I nostri follower che l'avete già viste anche al raduno. Esatto. Ci mangiamo una bella pizzetta tutti assieme e ci vediamo dopo. Buon appetito a tutti. Buon appetito.